Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare nel nostro appuntamento domenicale con Farming Simulator 25. Sto facendo un contratto per coltivazione del campo 12 per conto terzi. Indovinate per chi? No, stavolta il proprietario è il signor David, quello della soia che abbiamo fertilizzato. Ma la puntata non coltiveremo, non faremo contratti per conto terzi, oggi andiamo a lavorare un nostro campo che da inizio serie non l'abbiamo ancora considerato là. Ci fermiamo, scendo, saliamo sul nostro trattorino piccolo e oggi andiamo a fare... Oh, e apri. Vabbè, oggi andremo a fienare questo campo di erba qua. È giunto al massimo stadio di maturazione, bonus alla resa con aspettate, con la rotazione delle culture resa al 100%. Sarà, vediamo. Ci prendiamo il nostro trattorino perché è vero che ho la lama e potremmo andare ad utilizzare quella, ma sinceramente mi è venuta in mente un'altra cosa da poter fare che secondo me è molto carina da vedere, visto che ho trovato una mod sempre nel mod hub ufficiale per poterla fare, la vado a prendere al negozio. E rieccoci vicino al negozio. Beh, il campo, vabbè, il campo delle patate vicino a quello di cipolle che abbiamo fatto, giusto giusto. Io non scherzo quando dico che ho la memoria da pesce rosso, eh. Allora, ci risettiamo, ecco, azzeriamo la store delivery. Ci prendiamo a noleggio un rimorchietto col pianale. Uno con le rampe non c'è. Piccolino. Eccolo qua, il Fiegel DTS 0,59 mi pare. No, 5,9. Oddio, è un po' grandino per quello che dobbiamo fare. Però vabbè, no, no, che acquista la rate. Noleggio, noleggio. 1600 euro di noleggio, ma guardate per fare le cose carine, quanto cacchio. No, non spegnere. Allora, andiamoci a attaccare il carrellone. Ok. Sarà che gli da fa tirarlo sto fregnetto, è più grosso, è più massiccio il carrellone del trattore. Ok. Dispiega carrellone, calmi giù le rampe, perfetto. Torniamo al negozio. Andiamo nella categoria falciatrici. Qua. E ci prendiamo la EBI CC66. Allora, vediamo come potremo settarla. No, beh, sono più carine queste. No, queste piccoline voglio. I colori mi vanno bene. Facciamo l'acquisto a rate. Quanto mi viene? Tutta 14.000 euro sta attrezzino. L'immorte. Oh, allora facciamo così. Sì, deposito il minimo. Poi ce lo paghiamo in 3 anni per 400 euro al mese. Va bene. Sì, sì, opzione 1, senza il costo finale. 400 euro al mese. Vai. Facciamo una falciatura a mano. Purtroppo non ho trovato anche la dannatrice, ho trovato soltanto questa qua. Guardate che carina. Tanto il campo è piccoletto. Finché non ci servirà fieno e insilato in maniera seria per le nostre vacche, questa sarà più che sufficiente. Oh Gesù, guarda che carrellone per sto cirignacolo. Vabbè, spegni. Ok, tira sulle rampe, allaccia i nastri. Bene, bella allacciata. Andiamo. Bel carrellone di quelli rallati, quindi cerchiamo di fare solo marcia avanti, altrimenti diventa un problema. E torniamo a farlo, su. Andiamo a fare una falciatura a mano, il campo è veramente piccolissimo, ce lo possiamo permettere.
Intanto off camera mi sono fatto, se vedete che i soldi sono aumentati, perché mi sono fatto un paio di contratti di fertilizzazione, uno di semina su un campo però con una seminatrice a noleggio, perché era un bel campo, è stato un bel contratto, ha pagato veramente particolarmente bene. Però c'è da finire quel contratto sul campo 12 per la coltivazione, ma sono già oltre la metà, è veramente velocissimo. E poi devo seminare il campo 29, quello mi metterà particolarmente pensiero perché il campo non è piccolissimo e non ho chiesto seminatrici a noleggio più grandi. Lui me ne avrebbe proposto una il doppio della mia, quindi temo che sarà una bella sfadigata da farmi. Però anche quella lì me la faccio off camera. Abbiamo seminato l'altro ieri, non voglio starvi a tediare, ad annoiare troppo, anche se l'impostazione della serie, come ho detto sin dall'inizio, era un'impostazione da terzista. Ci faremo ancora altri contratti per quanto riguarda la formula delle missioni, formula insomma del conto terzi, però beh, tagliamo per qua, che tanto è secca la cultura. Su, dai, non morì, dai che siamo arrivati. Ok, poi spegne il lampeggiante. Vai, parcheggiato. Che spengo. Che devo calare le rampe. Slaccia i nastri. Ah, ma poi spegni. Metti in moto. Prendiamo il nostro nuovo acquisto. Ah, peccato che è inattiva la GPS. Sarebbe stato carino vedere la GPS sul personaggio. Accendiamo la falciatrice. Eh, abbassiamo la falciatrice. Vai. Corre, porello. Corre per tutto sto campo. Alla fine è pronto quando fa la mezza maratona di Firenze. Sono stato ambizioso, dite? Che posa inusuale per i bracci. Tutto bene, avevo da fare una visita dall'osteopata. Che posa innaturale. Oh sure. Non so quale delle due viste è meglio. Qui trema tutto. Ah, il campo dovrebbe arrivare fin giù. Sicuramente so fuori anche dal bordo. No, vabbè, ma erba è erba. Ok, rialza. Riabbassa. Su. Porello in salita. Vabbè, non facciamo di lato, facciamo. Se non salita lo faccio morire. Ma almeno una capezzagna dove fa manovra la volevo. Spero non siano quei caldi che ci sono qui da noi in sto periodo, altrimenti memore, mi tocca richiamare il 118. Scusi, come ha fatto a essere così tanto affaticato? Facevo la maratona mentre facevo erba. Sono convinto che abbiamo visto di peggio. Dai, è tornata piana su. Sul 22 era uscito un pack con tutta sta con diciamo un attrezzo simile a questo, non mi ricordo adesso onestamente la marca. E a me mi era piaciuto molto, mi era piaciuto, spesso e volentieri lo usavo e c'era anche l'andanatore, ovviamente il voltafieno no, ma c'era sia per tagliarla sia per andanarla l'erba e mi piaceva molto, onestamente. Peccato non l'hanno rimesso sul 25, ma scusa, secondo me a me piaceva perché io non sono normale, non credo abbia avuto un grandissimo seguito, non credo sia la community sia piaciuta particolarmente.
Era un pack, se non mi sbaglio, l'avevano tipo in parte introdotto con il 19 quando era uscita, o con la mappa alpina, adesso non mi ricordo. Poi l'avevano riproposto sul 22, l'avevano riproposto come un DLC del Season Pass 1. Anche qui spero di non vado a ricordo, ma non dovrei errare. E onestamente a me piacque molto, meglio di altri DLC. Ok, riprendiamo. Vabbè ragazzi, adesso non vi tedio a tutta la falciatura per mezzo manuale per tutto il video. Ci vediamo quando ci sono rimaste un paio di strisciate, così proseguiamo con la nostra lavorazione di fienagione. Non ci serve, non ci abbiamo animali, quindi non metterò da parte questo fieno, lo andremo a vendere e ci faremo qualche soldino. Non so onestamente quanto ce ne tireremo fuori, vediamo. No, so curioso anch'io onestamente. Oh, c'ho rimasto soltanto questo spigolino da falciare. Ho fatto tutto il resto del campo, una maratona, povera stella che tocca raccogliere col cucchiaino. No, in realtà è stato fatto prima di quanto pensassi. In realtà ho fatto prima di quanto pensassi. Mi sono messo giù rilassato, tranquillo. Ho fatto il mio qua e là e mi sono trovato a fine campo. Senza proprio un pensiero. L'ultimo ciuffettino ne lasciamo via, eh. Olè. A posto. Terminato. Adesso riportiamo la bestiola, anzi portiamo la bestiola a casa. Dove la posso mettere? Lei è piccola, ok, ma la farm è ancora più piccola di lei. Ah, eccola qua, 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 qua. Qui, qua, qua. C'è un posticino libero. No, di qui non mi sento sicuro. Ma di qui... Arriva una volta il cancello. Mm. Apri questo grande, grazie. Altro non c'entra, almeno questa qui a mano c'entra. Vai, spegni. No, spegni. Ok, richiudi. Niente, questo cancello si chiude solo da dentro. Ci dovrò mettere un po' d'olio. Pare che scivola un po' troppo. Allora, andiamo su veicoli. Veicoli qua. Ridiamo indietro. Ecco qua. Restituisci carrellone, non mi serve più. Ok, adesso voltafieniamo. Dovremmo metterci decisamente meno. Ok. Che casino sto... Ah, andiamo un pochino dentro, se no me la spaglia in mezzo alla strada e me la urto. Assistenza allo sterzo, ma sì, dai, fa Luca Pezzagni. Accendi. Vai. Olè. E per magia l'erba diventa fieno. Non gli hanno dato... No, no. Non gli hanno dato colore e texture particolari al fieno.
No, speriamo che me la favo là sulla strada, se no ecco, mi innurto subito. No, no, è una cosa, mi innurta. Speriamo che me da poi la mia raccogliere. In teoria è la mia la strada, quindi qui piuttosto gli acciacco il mais a Walter, immagino. Beh, acciacchiamo il mais al signor Walter. Vabbè, volta fieno è sproporzionato rispetto al campo, ma meglio, almeno questa la lavorazione me la sbrigo su per giù alla svelta. E visto che quell'imballatrice poi non faceva le balle raccoglibili dal carrellino, ho pensato, mi sono trovato sul Modab una serie di carri raccogli foraggio molto carini, molto piccolini, perfetti per le mappe piccole, perfetti per le mappe tipo modalità alpine, quindi le mappe di montagna. Infatti sono ispirati proprio alla mappa alpina che c'era nel 17 come mappa aggiunta, poi è diventata una delle 3 mappe ufficiali nel 19 o 19 poi 22. Adesso forse fa confusione un attimino con le date, però insomma con la mappa alpina che l'ho ritrovata tra l'altro come mod nel modab, qualcuno come si dice, l'ha riaggiornata anche per il 25, l'ha resa compatibile anche per il 25. Allora, non ci ho mai fatto chissà che grandi partite, non mi ha mai super mega entusiasmato, però c'aveva delle particolarità che non mi dispiacevano. C'erano altre mappe alpine, cioè alpine di montagna con campi veramente minuscoli. Ahimè, in questo 25 sto facendo una gran fatica a trovare queste tipologie di mappe. Stanno un pochino sparendo i modder e i mapper che fanno questa tipologia di mappe. Peccato perché è parte della realtà delle nostre zone, nel senso, siamo l'Italia, non siamo gli Stati Uniti con distese grandi come province, con campi grandi come nostre province, e si trovano tante invece mappe con solo quei tipi di campi, che non mi dispiacciono, cioè sono uno che a seconda della voglia, del periodo, gli piace anche giocare mappe con campi grandi, con attrezzi grandi, ma perché a me piace variare molto, piace provare, piace sperimentare, piace fare cose diverse. Non fare sempre magari la stessa identica cosa, mi piace provare anche ambientazioni diverse, non disdegno di principio l'ambientazione americana, però ha teso molto, ho visto sul Modab, le mappe hanno teso molto ad andare su mappe molto grandi, su mappe eh, con campi particolarmente enormi, sono molto adatte al multiplayer. Solo che dopo un periodo il multiplayer onestamente l'ho un pochino abbandonato, perché per riffa per raffa, una volta per un motivo, una volta per un altro, è difficile ritrovarsi insieme. Poi insomma ci sono varie motivazioni e non poi ti ritrovi queste mappe enormi da giocattele da solo, cioè fa piacere e mi piace anche personalmente fare il multiplayer, però se poi ti ritrovi che so solo quelle mappe e te vuoi giocare da solo, e fai gran fatica. Poi anche con gli attrezzi grandi fai gran fatica, fatte ste mega distese, o ti simuli veramente che tu sei un capo operaio in una sbrancata di operai da libera, come cani a scioro, o altrimenti sono tanto grandi e stanno purtroppo soppiantando, almeno per quello che ho potuto vedere io. Poi su questo 25 gli sono stato molto meno indietro rispetto ad altri giochi, scusate, al 22 o al 19, però boh, ho fatto un pochino fatica anche nella selezione di questa mappa a trovare mm, una mappa con campi, ecco, con queste dimensioni qui. Per questo questa mappa mi ha subito attirato, per questo
Questa mappa qui m'ha subito preso. Ridendo e scherzando e soprattutto blaterando. Me lo so subito, me lo so volta fienato alla svelta. Ora ci facciamo 2 andanine. No. Me lo vado ad andanare con questo andanatore fisso che ho trovato già in farm. Mi sa che si attacca dall'altra parte. Senza me sa. E c'ha anche le rotte di qua, mannaggia. Ai rincoglioniti. Ma con una serie di testate del trattore sono riuscito a portarmelo un pochino più in mezzo. No, dove attacchi? Ma vedete. Ma mi sei ripiegato, guardate dove si attacca. Mo farai peggio versi, guardate, Guardate le collision mo che le devo attaccare, Il braccetto è andato a fine. Guarda, guarda. Come hai fatto? Come hai fatto a fare sto lavoro? Smartella e spicchietta sono riuscito. C'era la possibilità di cosarlo. C'era la possibilità di ripristinarli. Intanto questo me l'annullo. C'era la possibilità di ripristinare gli attrezzi. Boh. Hanno tolto anche quella. Modati. Sai che c'è? Non me lo fa usare e io te vendo. Ranghinatori. Ma sì, ci facciamo questo Sepp Knussel. Vai. No, però non qua. Portamelo in farm, se no devo andare anche a prendere al negozio. Vai. E spendiamoli due soldi tanto. Però una missione in più. Vaffanculo. Devo stare diventa stupido. Ole. Ci mettiamo la GPS. Oh, vai. Guardate come arranghina l'erba, come la mucchia. E va a far ridere. E che devo stare diventa stupido con lui. Cioè era fisso, era carino, era vecchio. L'avevo preso apposta, ma non me lo faceva dispiegare, non mi faceva fare niente, non me lo faceva abbassare, sollevare, niente. Sicuramente facevo qualche cagata io, ma se devo stare a incazzare con lui, ma sai che c'è? Gioco per rilassarmi, mica per incazzarmi. Vai. Ma io questo che è un pochino più piccolino, non gli fa niente. Farò due passate più. Adesso ci facciamo una bella andana ciccio sotto a mezzo. Oggi siamo per le spese. Prima che rientriamo con le spese di tutto sto pieno, voglia tu a tagliare l'erba. Non vi tedio con tutta la lavorazione, ragazzi, magari metto un pochino di lavorazione per 3 e poi ci vediamo alla fine dell'andanazione di tutto il fieno. Rieccoci ad andanatura quasi completata. Nonostante è piccolino, si fa anche la svelta, anche il campo è piccolino, quindi anzi credo sia un attrezzo giusto, con le dimensioni giuste per fare la giusta lavorazione. Trattorino piccolino, campino piccolino.
e anche ranghinatori delle giuste dimensioni. Sono venute, ecco, 7, 6, 7 andane. Penso sono il numero giusto per sto campo, soprattutto con questi attrezzetti qua e con la potenza di sto trattorino. Ora spero che per il carro raccoglitore possano bastare i cavalli del signorino qua, se no bisogna andare a prendere il trattore, il Fender che ho su per con cui stavo facendo la missione di coltivazione. Eh, sai che non lo so se possono bastare. Allora qua me devo cercare di mettere dritto io a occhiometro. Vai, l'ho preso? Sì. Minchia quanto è cicciosa di qui la roba. Capire, l'andana esterna è la mucchiata di due giri. Adesso questa di qui la devo mucchiare più a sinistra possibile. Magari mi fa due girate tutte e due a risalire. Così ammucchio l'erba tutta a sinistra. Così. Forse ne basta una? Ne basta una? Questo è il lavoretto da fa a occhio senza GPS. Ok, l'importante è che chiappano tutta l'erba. Anzi, tutto il fieno. Così. Olè. Spegni. E mo tra te dove te metto? Beh, dove era là? Semplice. Anzi, ti posso mettere anche qua. Che avevo lasciato come spazio per agganciare l'altro. Ma in realtà avevo fatto male i conti. Vai. Bassa e stacca. Senza sta fare due viaggi al negozio. Non tu. Il cassone per il foraggio dovrebbero essere questi. Quanta potenza richiedono? 60 cavalli. Questo mi sembra che è 35. No, 76. Perfetto, è lui. È lui il nostro uomo. Andiamo al negozio. Sì, perché la consegna di quello lì secondo me costa un occhio della testa come store delivery a sto punto. Fa prima fare un giretto e mi risparmio più o meno i soldi di una missione e mezzo. Andammelo a prendere. Alla finché so cosette piccoline, i vizi ce li pagamo, ma... E rieccoci vicino al negozio, sempre il solito campo di patate che era quello prima del campo di cipolle. Sempre al solito posto, beh, non è che il negozio cambia posto, eh. Però devo risettarmi la store delivery, che mi sa che ce l'ho un farm per mi ha fatto venire su il ranghinatore. Quindi, Alt Shift X, ok. Cassone per foraggio, Pottinger, Trelleborg, configurazione standard, 2000 euro per serbatoio per additivo, lì morti. Vabbè, acquisto a rate. Allora, quanto chiediamo all'inizio? Sì, va, damogli in 10%, così almeno ci abbiamo qualcosina meno da pagare. Non 2500 euro al mese, no. Sono 32, quindi facciamo 5 anni, dai. In 5 anni, 4. 4 anni, opzione 2, 4 anni, 600 praticamente euro al mese con costo finale di 3250. Mi piace, opzione 2. Vai. Bellissima sta mod che ti permette di fare, come è nella realtà, gli acquisti in leasing. Perché
acquisti cash anche nella realtà difficile che si fanno, si prende ormai tutto il leasing. Allora, adesso l'additivo un ce lo mettiamo perché la raccolta del fieno, l'additivo è una sostanza che per appunto viene aggiunta alla raccolta dell'erba affinché venga un quantitativo maggiore, aiuti la fermentazione, aiuti un maggior risultato dal punto di vista della fermentazione dell'erba che deve diventare insilato. Ma in questo caso abbiamo il fieno. Il fieno non diventa insilato e quindi l'additivo non ci serve. Nel gioco questo additivo serve per fondamentalmente carica più erba. Oh, rieccoci in farm. Cominciamo subito dall'andana ciccio sotto, va. Così partiamo subito in salita con la peggio andana. Se funziona qui, funziona sicuramente dappertutto. Spegni il lampeggiante. Accendi il cassone. Vedete l'animazione. Abbassiamo il pick up. I buoi. Non mi ricordo quanti litri ha sto cassone. Boh. Mi sono proprio dimenticato completamente le guardacce nella fase d'acquisto. Bravino. Vabbè, quando è pieno il vediamo. Cioè, quando è pieno vediamo quanti litri è. Ci togliamo subito la fila questa qui in capezzagna, almeno non la stiamo continuamente a pisticchiare. Non muore, quindi il trattore è il suo. La potenza è la sua. E questo di qui, il fieno, ce lo andiamo subito a vendere. Appena il cassone si è riempito, andiamo al negozio di bestiame, che dovrebbe essere forse l'unico punto in cui si riesce a vendere il fieno. Poi dipende dalla mappa, Comunque, mo ci guardiamo e ce lo vendiamo instant, senza aspettare prezzi, anche perché non saprei dove stoccarlo, quindi inutile sta... neanche ci penso a metterlo da parte. Raccogliamo e vendiamo. Fresco di giornata proprio. Il campo non era neanche fertilizzato, Già sono venuti 10.000 litri. Vedi che per la stalletta di mucchine che abbiamo, questo di qui il campo, se lo trattiamo bene, forse ci riesce a fare tutto il fieno di cui c'è bisogno. Magari dopo dobbiamo trovare il verso di fare l'insilato. Quello sì, ma il fieno potrebbe bastare anche questo campettino qua. Magari trattato meglio, sono convinto che qualcosina più ne viene fuori. Sì, sì, come tira. È proprio il suo. 16.100. Allora. Ah, vediamo dove vendono il fieno. Dove ci prendono il fieno. Dove vendono. Dove lo comprano. Ah, qua. Prezzi. Fieno. Ah, siamo proprio tra i minimi, proprio... Vabbè. No, invece ce lo prende in più punti. Allora, dove ce lo paga meglio? Tra l'altro anche il più vicino. 98. 98 euro ogni 1000 litri. Ci famo proprio... Vabbè. Lo contrassegni. Mo fai vedere. È di qui dietro, a 400 metri. Vamo subito a arrivarci. Riaccendi il lampeggiante. E si va a comandare. Troppo pieno una vende per rientrare tutte le spese. E vabbè, però gli attrezzi servono per fare le lavorazioni. Quando ci avremo le mucche, questo attrezzo ci serve. Vabbè, che farò le... Quando ci avremo le mucche, molto probabilmente faremo le balle. Vediamo, vediamo. 4 mucchette lì in farm le vorrei mettere, onestamente. Questo qua è il punto vendita. Ho fertilizzato il campo di qui davanti, adesso che ci ripenso. No, prende anche lo scarico. Vabbè, prende anche lo scuso. Così, in mezzo a un piazzale, vai. Nulla sparisce. Devono metterci un nastro o qualcosa, Mm. Ok, 1500 euro un cassone, dai. Ma
pensavo peggio, non male. Più o meno ci siamo pagati 3 mesi del cassone, va bene. Sarà questo qua poi il campo che dovrò andare a seminare con la mia seminatrice da 3 metri. Mhm. Orzo mi pare che gli devo seminare. Sarà un divertimento. Rientra qua. Andiamo direttamente ai campi senza fare manovra dentro la farm. Comunque dai, rispetto a inizio partita in cui avevamo soltanto 6.000 euro, ce ne abbiamo 46.000 e abbiamo fatto anche delle spesucce. Almeno l'inverno ce lo passo, dai. Forse riesco a pagare sia gli alimenti che il riscaldamento qui in Germania. Che mi avanzano solo i soldi per Flixbus per tornare a casa. Olè, praticamente finita. Ok. Beh, quasi 10.000. Quasi altri 10.000 euretti. Non male, dai. Pensavo peggio. 10.000 litri. Che euretti. Altri 10.000 litri. Sono rincoglionito, so proprio. Dove avrò letto euro. Magari altri 10.000 euro. Si può vedere che butta per terra, va. Guardiamo il pianale che sposta il filo. Si vede male anche quello. Ma è una gioia. Altre 960 per quei 1560 di prima, 1620, 2520 euro. Dai, per un campettino così piccolino, si riescono a fare circa 3 finegioni l'anno. 7.500 euro all'anno ce li portiamo a casa e ci paghiamo il cassone. Quindi il cassone quasi si autoripaga con quel campetto di fieno. Se magari riesco a trovare un altro piccolettino che riusciamo a metterlo a giro con un paio di campettini, ci tiriamo fuori anche qualche soldino da metterci da parte, soprattutto per pagarci il gasolio, perché comunque il trattore va a acqua. Già ci è rimasto un terzo del serbatoio, bisogna anche andarlo a rifornire. Ok, lo lasciamo qua. E purtroppo all'aperto. Una soluzione migliore per sto buco non ce l'ho. Questo lo rimetto dentro. Allora, risulta fertilizzata al 50%. Adesso appena c'è il primo stadio di crescita gli do un'altra botta di fertilizzante. E va bene. Non credo c'è bisogno di rotazione culturale qua. E mentre vi saluto ragazzi, io riprendo la lavorazione della coltivazione al campo 12 con il nostro pendino. Grazie ragazzi di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Farming Simulator, sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, buona domenica e alla prossima. Ciao!